Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo sulle relazioni, come possiamo migliorare le nostre relazioni con le altre persone, che possono essere i nostri amici, i parenti, i genitori, ma anche il nostro partner. Secondo me l'unico elemento fondamentale in una relazione è la buona comunicazione, però per quello bisogna avere, questa dote della comunicazione. Non tutti hanno questa arte della comunicazione. Un buon comunicante prima di tutto deve essere un buon ascoltatore. Il problema è che noi abbiamo sempre fretta di parlare, non riusciamo mai ad ascoltare gli altri. Spesso noi critichiamo gli altri, ma non abbiamo mai il coraggio di ascoltare le critiche su di noi. Perché dico comunicazione? Iniziamo a esaminare dal Corano cosa dice Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nel Sura Azab, versetto 70 dice: Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Cioè, o voi che credete, abbiate paura di Dio e dite la parola giusta, cioè la verità. Quindi la verità è la cosa fondamentale. Quando noi iniziamo a non essere onesti in una relazione, ovviamente questa relazione inizia a crollare, non ci sarà più la fiducia. Ciò che diciamo alla persona, dobbiamo anche avere quel sentimento interno. Spesso succede che diciamo a una persona di volerla bene, ma in realtà non la vogliamo bene. Quindi il primo elemento fondamentale è la verità. Dobbiamo essere sempre onesti con gli altri. Il secondo punto è l'impegno. Ogni impegno che prendiamo lo dobbiamo portare a fine. Non possiamo lasciarlo a metà o dire di sì e dopo non farlo. Il terzo elemento è la puntualità. Anche la puntualità è molto importante per migliorare le relazioni. E tutti questi elementi determinano il carattere di una persona e in base a quel carattere uno riesce a può migliorare le relazioni con gli altri e più avrà la credibilità nella società, sarà una persona credibile, avrà un elevato rispetto e qualsiasi cosa dica sarà creduto in quanto ha un carattere molto forte. Vi voglio fare un piccolo esempio per far capire cosa significa essere onesti. Ai tempi del secondo califo Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, una persona commettò un reato, uccise una persona, quindi si presentò davanti al califfo e dopo tutte le prove venne condannato alla pena di morte. La persona che venne condannata alla pena di morte chiese di rinviare la sua pena al giorno successivo in quanto aveva preso un impegno con delle persone e non era riuscito a completare. Il califfo Umar rifiutò di dargli il permesso dicendogli che questa è una scusa per non tornare più ed evitare la giustizia. Ascoltando il dialogo tra i due, un altro Sahaba prese la garanzia dicendo di lasciare andare il ragazzo e mi prendo io la responsabilità che lui verrà il giorno dopo. Li lasciarono andare, tutti sorpresi, ma come mai chiesero sei fatto da garante, sapendo anche che lui sta mentendo e non tornerà più. E lui rispose nella maniera in cui lui ha parlato, i suoi occhi dicevano la verità. Il giorno dopo tutti si erano riuniti di nuovo tutti nell'attesa che ritornasse. Passò molto tempo e si iniziò a pensare che ormai il ragazzo non sarebbe più tornato e all'improvviso videro il ragazzo. Il secondo califfo Umar ibn Khattab gli disse: ma come mai sei tornato, che avevi questa possibilità di scappare e di non presentarti più e di salvarti la tua vita? E lui rispose: sì, ma ho pensato, se non sarei tornato la gente avrebbe detto che un musulmano ha mentito e un musulmano non può mentire. Sentendo le sue parole, la famiglia della persona che era stata uccisa perdonò il ragazzo. Il califfo gli chiese: ma come mai volete perdonare, che prima volevate avere giustizia? E loro risposero: se quella persona può essere così onesta da ritornare e ha mantenuto il suo impegno
e ha paura che non si diffondesse che un musulmano ha mentito, anche noi vogliamo dare un messaggio positivo, non vogliamo che nella società si pensi che nella civiltà islamica è così crudele da non riuscire a perdonare una persona. Subhanallah, subhanallah. Ho fatto questo esempio per far capire l'importanza dell'onestà. I nostri rapporti, le nostre relazioni possono solo migliorare se siamo onesti, dobbiamo sempre dire la verità, come Allah subhanahu wa ta'ala ci ha ordinato nel Corano. Il secondo elemento, l'impegno. Dobbiamo sempre portare a fine i nostri impegni che prendiamo. Il terzo elemento è la puntualità, che è la cosa molto importante che spesso sottovalutiamo in qualsiasi ambito, non è solo per il lavoro ma in qualsiasi ambito. Il quarto elemento, che sarebbe secondo me la gentilezza della persona, da come uno si approccia con gli altri. Con tutti questi elementi si crea un carattere molto forte, una persona molto positiva. E chi possiede questi elementi non avrà mai problemi con le persone, avrà sempre dei buoni rapporti perché ha la dote della comunicazione ed è in grado di ascoltare anche le critiche e di rispondere in maniera intelligente con le prove senza insultare gli altri. Spero che il video sia stato utile e vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto fatemelo sapere nei commenti e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale per avere altri contenuti di questo genere. Ci vediamo in un altro video, vi ringrazio per la vostra attenzione, ciao!